Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Sono Marco Elettrico e all'interno di questo video andremo a vedere un'applicazione veramente molto interessante. Un'applicazione che ci permette in tempo reale di andare a vedere il mix energetico del nostro paese, anche per visionare per meglio quella è la situazione davvero di energie rinnovabili e come vengono prodotte le energie nel nostro paese, oltre al fatto le varie trasmissioni tra territorio e territorio. Altro dettaglio molto interessante potrebbe essere quello di vedere davvero per fasce di territorio, quindi sud, centro-sud, la mia Toscana che non sta facendo il massimo di quello che potrebbe fare, o il nord, come si stanno comportando anche per eventualmente farsi sentire da chi amministra determinati territori. Spesso e volentieri nei programmi di approfondimento o telegiornali abbiamo modo di sentire vari politici di turno che cantano le glorie di tanti lavori, ma veramente in questa maniera avranno veramente fatto un qualcosa di fondamentale per il proprio territorio? In questa applicazione avrete modo di vedere in tempo reale la situazione di casa vostra, se siete in Toscana, parte Toscana, sud, centro, insomma quello che è il vostro territorio. Siete pronti? Andiamo! Andiamo a vedere l'applicazione di Terna, come vi dicevo, un'applicazione molto interessante per vedere il mix energetico italiano e oltre al fatto di poter vedere e visionare anche altre cose molto interessanti. È tutto praticamente in tempo reale. Possiamo vedere innanzitutto quella è la schermata principale, vedendo anche quella è la copertura da fonti rinnovabili in questo preciso momento. Come vedete è aggiornato all'11/12/2022 ore 10. Non è proprio puntualissimo, ora sono le 11 praticamente, ma insomma è praticamente in tempo reale. Inizialmente voglio farvi vedere un qualcosa fondo a destra, perché sennò poi dopo non me lo ascoltate, parte un po' più barbosa. Piano di sviluppo 2021. Vedete tutti quelli che sono i lavori, i progetti che Terna ha intenzione o sta sviluppando in questi momenti. Quindi razionalizzazione con quelle che sono le varie tipologie di lavori che verranno effettuate, interconnessioni. Italia-Tunisia, ragazzi, è stato approvato ora recentemente, magari metterò qua un fermo immagine, con cofinanziamento dell'Unione Europea. Praticamente sarà un qualcosa di fondamentale per la transizione ecologica del nostro continente, collegherà l'Europa all'Africa e sarà qualcosa di fondamentale, visto che diciamo per tanti motivi il Nord Africa potrebbe essere di forte aiuto a noi per quanto riguarda il mix energetico. Dopotutto da loro le rinnovabili in teoria potrebbero essere davvero fondamentali. Rinforzo della rete, questi sono i lavori che sono diciamo in realizzazione. Come vedete vi indica anche, potete cliccarci sopra, vado a premere per curiosità su questo che è un elettrodotto che verrà realizzato, che è in fase di realizzazione tra l'Emilia Romagna e la Toscana. Un collegamento, come vedete, sono tutti quelli che sono gli obiettivi, tutti quelli che sono le informazioni e quant'altro. Potete eventualmente togliervi le vostre curiosità su questa applicazione, come dicevo molto interessante. Andiamo a vedere la parte principale, più importante. Come vedete questo è il momento attuale. 44% di fonti rinnovabili, fantastico. Come vedete le fonti rinnovabili, se andiamo a premere qua, vediamo quello che è il momento attuale, quindi stiamo producendo 12,97 gigawattora da fonti rinnovabili, che rappresentano il 44,08% delle fonti del mix energetico attuale. Se no andiamo a vedere su fabbisogno, quindi da questa parte qua, fabbisogno, vediamo il fabbisogno attuale. Siamo sui 30 gigawattora, fabbisogno meccanico 27 gigawattora. Andiamo a premere sopra. Come vedete in questo momento siamo a 27,82 gigawatt di potenza per quanto riguarda l'utilizzo di corrente elettrica per quanto riguarda il nostro paese. E il momento attuale sono le 10:15, ma potete andare anche avanti per vedere quella è la previsione di consumo con il picco che dovrebbe esserci più o meno alle 7:30 con 32 gigawatt di potenza. È fondamentale vedere davvero tutti questi dettagli perché ci permettono di avere il quadro completo per quanto riguarda
la situazione del paese Italia. Spesso e volentieri si sentono discorsi un po' a vanvera in televisione, almeno si possiamo farci i nostri dettagli. Ora sono andato a premere trasmissione, a questo punto qua, e vediamo quello è lo scambio con l'estero, perché ci permette di vedere la situazione in Italia per quanto riguarda il mercato interno ed estero. È interessante, molto interessante. Scambio commerciale con l'estero. Come vedete in questo momento siamo in saldo negativo, stiamo importando corrente dai Balcani e dall'Austria, come vedete da queste parti, qui e qui, e stiamo cedendo invece corrente alla Corsica, alla Francia e alla Svizzera. Come vedete, Corsica, Francia e Svizzera. Quindi praticamente siamo con un saldo quasi neutro, è aggiornato. Ci deve essere un gap sull'orario, perché non sono le 23 in questo momento, ma insomma vedete quelli sono i dettagli. Comunque stiamo vendendo tanta corrente, mi pare a me, quindi segno positivo. Altro dettaglio vi voglio mostrare: scambio commerciale interno, scambio fisico interno. Qui vediamo, come vi dicevo, ci deve essere un problema di grafica, non sono le 23 in questo momento, a parte in questo preciso istante non è aggiornato, siamo al giorno 10, ma insomma vedete quella è la situazione del paese Italia, diviso per fasce di territorio. Come vi dicevo, come vedete la palla più grande, tanto per rendere la situazione più accessibile per la comprensione, è zona Roma, per capirsi, quindi c'è una forte importazione di corrente, che una parte di questa invece viene anche ceduta alla Toscana Marche, come vedete, con tutti quelli sono i flussi di carica e scarica. Poi qua vedete tutti quelli che sono i dettagli degli spostamenti di corrente per quanto riguarda il sud verso il centro-sud e quant'altro, perché può essere piacevole. L'ultimo dettaglio, ma ci sarebbe tantissime cose da vedere, ma insomma non vorrei essere barboso nell'esposizione, perché comunque sia vedete tutti quelli sono i dettagli all'interno di questa app veramente interessante. Come vedete poi il nome è questo, con l'immagine fatta in questa maniera, e potete trovare all'interno del vostro Apple Store o Play Store. Copertura da fonti rinnovabili, vediamo il momento attuale. E mi piace tantissimo il fatto che il sud la stia facendo veramente da padrona. Ragazzi, non voglio sentirvi dire ma ci sono meno industrie, c'è meno produzione. Ragazzi, siamo di domenica alle 10, non so quante industrie saranno aperte in questo momento, qualcosa sì, per l'amor di Dio, ma insomma il sud la sta facendo veramente da padrona, con la Calabria 185% del fabbisogno, quindi sta producendo quasi il doppio, bravissima. Il sud, quindi con le Puglie, Basilicata, oddio che ho premuto, ecco, 179%, Sicilia 84,7%, Sardegna 96,8%, fantastici ragazzi, bravissimi, avete il mio plauso, un bacione davvero. Poi andiamo a salire, stiamo a peggiorare, quindi centro-sud 48,7, la mia Toscana 44,2, sarebbe da picchiare qualcuno perché non stiamo facendo certamente il nostro meglio, e il nord sicuramente non stanno facendo del loro meglio, al 22,1%. Altro dettaglio che volevo mostrarvi, produzione da fonti rinnovabili. Qui vediamo quella è la situazione. Come abbiamo visto precedentemente siamo a oltre il 40% da fonti rinnovabili, ma come viene prodotta questa energia rinnovabile? È molto interessante questo, perché abbiamo modo di vederla poi nello specifico. Quindi la percentuale più importante viene dall'eolico, poi il solare, dovuto siamo alle 10, ora tra un po' saranno anche le ore di maggiore irraggiamento. Certo, se c'è il sole, perché qua in Toscana in questo momento fa abbastanza ridere il tempo. Geotermia 4%, idrico 20% e le biomasse 10,7%. E quindi abbiamo anche questo dettaglio molto fondamentale. E poi con il cursore potete comunque sia andare a scorrere e vedere la percentuale di ognuno, a quanto risponde e poi anche quanto produce, gigawattora, nella parte alta. Altro dettaglio vi voglio mostrare è che potete anche andare a vedere, proprio fare un excursus di quelli che sono i vari mesi, giorni, e andare a vedere la situazione quale è stata. Comunque la situazione attuale, con oltre il 40% da fonti rinnovabili, 44,08, è molto interessante. Spero di avervi illustrato per meglio questa splendida applicazione. Vi faccio questa piccola aggiunta
perché ho avuto recentemente proprio l'aggiornamento dell'applicazione. Come vedete qua sulla schermata principale è uscito l'ecologo che vedete qua giù in basso. Premendo sopra l'ecologo vedete gli altri giorni ancora sono da aggiornare, vi mostro tipo il sabato, tanto per farvi vedere, vedete non ci sono differenti colori perché lo stanno implementando in questo momento. Come vedete siamo a martedì 13 in questo momento, fascia oraria 9:10, ora sensibile, ogni risparmio energetico è il benvenuto. Praticamente l'ecologo vi indica quando è consigliabile risparmiare energia rispetto a quando è consigliabile utilizzarla, ad esempio per fare le lavatrici, lavastoviglie e quant'altro. Come vedete andando a premere, sto premendo sopra ogni fettina, vi indica quello che è il potenziale dell'ora medesima. Esempio fascia 10-11, ora potenzialmente critica, meglio ridurre i consumi non indispensabili. Se vado a premere invece fascia mezzanotte 1, tanto per mostrarvi, ora normale si può consumare in modo regolare e responsabile con una particolare attenzione per la fascia oraria indicata nell'orologio. Quindi in questa maniera avete anche sott'occhio quelli sono gli orari consigliabili per consumare energia rispetto a quelle che sono le produzioni e i consumi attesi del paese Italia. Il giorno dopo è stato implementato, gli altri giorni sono in fase di implementazione. Oh, giovedì l'hanno messo ora, come vedete gli altri giorni ancora sono in fase di implementazione. Comunque è un qualcosa in più che avete a disposizione con questa applicazione. E quindi ragazzi questa è la situazione. All'interno, come dicevamo nell'applicazione Terna, abbiamo modo di vedere e visionare in diretta quella è la situazione attuale, per dare anche diciamo i giusti dettagli a tutte le persone che vogliono avere diciamo sott'occhio la situazione, per non ascoltare troppo quelli che sono i politici di turno, ma avere diciamo nel tempo reale quelli sono anche i progetti realizzati, perché spesso e volentieri si sente no, male le rinnovabili, non servono a niente, sono incostanti, che ci si fa. Avete visto al sud hanno implementato tantissimo quelli gli impianti eolici e le produzioni si vede, la produzione si vede. Io spero che all'interno del paese Italia, magari all'interno delle aree portuali, zone che non hanno vario interesse da parte paesaggistico soprattutto, di andare a cercare energie da fonti rinnovabili sempre di più, i capannoni delle aziende, le case nostre, ecco, quelle sono le scuole, università, diciamo strutture pubbliche, bisogna sempre di più puntare sul mondo rinnovabile e credo sia un dettaglio fondamentale anche per tutti quelli che sono un po' i detrattori del mondo elettrico. Ma la macchina elettrica che ci fai, che poi la vai a caricare a carbone, ma è veramente così? È veramente poi fondamentale andare a continuare a produrre energia da fonti fossili? Io credo che fonti fossili, finché non avremo diciamo un sistema un pochino più evoluto tra vehicle to grid, vehicle to home e vari sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, sia un buon sistema per andare a implementare nei momenti in cui magari solare di notte ovviamente non funziona, o magari un giorno di bonaccia e quant'altro, quindi magari posso capire l'utilizzo del gas per la produzione di energia elettrica, ma solo per quando non riusciamo in altra maniera a produrre da fonte rinnovabile. Quindi io spero davvero con questo video di avervi dato tutti là per una conoscenza consapevole della situazione attuale. E io vi saluto, vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi qualora non l'aveste fatto e ci vediamo sempre qua su Marco Elettrico ogni sabato alle 10 un nuovo video. Alla prossima, ciao! Oh, 44% da fonte rinnovabile, ragazzi. Sempre meglio, speriamo. Andiamoci da fare anche noi, Ma bellino, ora mi lecca ora. Ma bellino tu sei. Ma bellino.